Purtroppo il grande festone allucinante del matrimonio del video precedente è finito e che se non l'avete visto correte immediatamente a recuperarlo. Tuttavia abbiamo ancora molto da vedere e quindi andiamo a fare una veloce ma doverosa visita al Taj Mahal. Nell'episodio di oggi ci imbarchiamo in un lungo viaggio di più di 1000 km per andare nella meno conosciuta Khajuraho, ovvero la città del Kama Sutra, per poi continuare in cerca della tigre in una riserva naturale e infine approdare a Varanasi, la leggendaria città della morte. Allora, abbiamo preso il treno per Khajuraho, aveva un'ora di ritardo, ce gli hanno cambiato il binario, meno male che ce ne siamo accorti. Alla fine siamo entrati e ora sono 10 ore di treno, però abbiamo il lettino. Tra l'altro questa volta ci hanno dato quello lato corridoio, quindi non sono a 4 ma sono 2 al lato, e infatti ho qui il finestrino, un po' di panorama, e adesso ci mettiamo a dormire e sono le 11, il treno arriva verso le 8 se recupera il ritardo. Buonanotte. Khajuraho deve la sua notorietà ai cosiddetti templi del Kama Sutra, che sono in pratica dei templi indù a sfondo sessuale, cioè che tra i vari rilievi e statuette decorative ogni tanto ce n'è qualcuna sozzona e anche un po' perversa. Faccio una piccola premessa, la qualità dell'audio sarà quella che sarà perché qui non possono essere introdotti dei dispositivi di registrazione, anche il Taj Mahal me l'hanno fatto lasciare, e non posso usare il microfono, cioè la camera va bene perché non ho capito, non è un dispositivo di registrazione, ma il microfono no, resta fa. In ogni caso, siamo a Khajuraho, in questo complesso che è famoso per questi templi che vedete dietro di me, che sono a sfondo sessuale. Ora, tutti quanti li chiamano il tempio del Kama Sutra, solo che praticamente devi andarteli a scovare i disegnini erotici perché rappresentano più o meno il 10-15% di tutti i complessi scultorei. E quindi adesso stiamo minuziosamente guardando tutti i templi per vedere dove sono le immagini zozzone. Lì c'è anche un po' ombreggiato una ragazza sotto un cavallo, almeno questo è quello che sembra. E quello è senza dubbio un'altra mucchiatina che si va a nascondere in realtà con tutto il resto, quindi è perfettamente in armonia. E anche qui abbiamo trovato di nuovo un'altra bella mucchiatona. Però vedete, sono solo queste, se poi noi guardiamo le altre sculture alla fine non è che ci sia tanta roba. Ed eccone spottato un altro, 1 e 2, questo un po' più strano. Finita la nostra visita ai templi dei mandrilloni, ci rimettiamo in viaggio, ma stavolta in macchina. Andare in macchina sulle strade secondarie ci dà anche un'idea di che cos'è l'India al di fuori delle grandi città. I ragazzini più grandi aiutano i familiari con le fattorie, con il bestiame, mentre i più piccolini li vediamo scorrazzare in giro per i campi e per le strade con ancora l'uniforme della scuola addosso. Ed è un gran bell'ossimoro quello che vediamo, cioè abbiamo dei piccoli villaggi di case che da fuori sembrano un po' diroccate, un po' cadenti, con i bambini che sono vestiti tutti uguali tra di loro, indossano tutti il loro grembiule, tra virgolette, che è fatto con la camicia e un cravattino, quindi appiattisce completamente le differenze sociali, e questo è un grande retaggio del dominio inglese. La quantità di mucche presenti sulle strade indiane letteralmente ti impedisce di andare oltre i 60 km/h. Sono imprevedibili, ogni tanto attraversano, ogni tanto stanno ferme, ogni tanto ripartono, tanto loro lo sanno che nessuno può toccarle perché sono sacre, e quindi loro fanno tutto quello che gli pare. Qui c'è tanta natura e tanti animali. Il nostro driver ci spiega che non è sicurissimo avventurarsi in queste foreste in quanto siamo in pieno territorio della tigre del Bengala, che è proprio l'obiettivo della nostra meta. In questo momento stiamo andando a fare un safari al Panna National Park, una riserva naturale dove tra i tanti animali presenti ci sono anche le tigri, e io spero con tutto il cuore di fotografarne una. Siamo arrivati adesso qui a Panna, domani faremo il safari con le tigri, credo, cioè sperabilmente vedremo delle tigri, e guardate che carino che è questo posticino qua. Oh. Quindi adesso ci daranno del chai, credo, e poi tra un po' ci preparano la cena, noi siamo distrutti e ci andiamo a fare una doccia a breve.
Allora, in India uno dei problemi frequenti è la mancanza di pressione dell'acqua e in questo caso è particolarmente mancante, quindi ci faremo la doccia con la tinozza come facevano i nostri nonni, cioè prendiamo quel secchio lì e ci buttiamo l'acqua addosso con quel cosino là e ci si lava in questo modo, rustico ma interessante. Allora, siamo all'alloggio, no, c'ho dei capelli osceni, all'alloggio che vi dicevo prima, sono i due ragazzi qua ci hanno preparato da mangiare, adesso non ho capito perché ci stanno guardando mentre mangiamo, ma sono comunque molto ospitali e amichevoli. Questo è quello che ci hanno preparato e loro due sono... L'ospitalità di questi ragazzi è stata veramente eccezionale e erano di una gentilezza disarmante. E il posto si chiama Sadhana Sadan Homestay Panna e ci siamo trovati benissimo. Vi lascio il nome scritto sotto perché se lo meritano proprio, veramente. Amici, buongiorno, siamo alla riserva di Panna, sono le 5:30, ci siamo svegliati alle 5:30, ma sono le 6 e qualcosa, siamo in fila con le jeep per entrare nel parco. All'interno del parco, muovendoci con il nostro gippone, abbiamo avuto modo di vedere tanti antilopi, cervi e scimmiette. Abbiamo addirittura visto un aquilotto, ma purtroppo della tigre siamo riusciti a vedere solo la sua impronta, che tra l'altro era insensatamente enorme. Io ci ho sperato fino all'ultimo, ma la tigre alla fine purtroppo non è uscita fuori. Tra l'altro, i ragazzi del nostro alloggio mi hanno scritto su WhatsApp praticamente pochi giorni, poche settimane fa, a febbraio, quindi 3 mesi dopo il nostro viaggio, e mandandomi le foto della tigre dicendomi che finalmente erano riusciti ad avvistarla come si deve. Mi ha fatto super piacere perché si erano ricordati che noi siamo stati loro ospiti e quindi mi ha scritto apposta per questo. In compenso, abbiamo rimediato un viaggio in 3 sulla moto di un 14enne che è stata un'experience altrettanto valida. Hello. Excuse me. A malincuore rimpacchettiamo tutto e saltiamo sull'ultimo treno dell'India che ci porterà alla nostra ultima destinazione del viaggio, Varanasi. Potrei parlarvi all'infinito di questa città, è uno dei posti più spirituali dell'intera India, con una profondissima tradizione di riti religiosi. Varanasi è la città della morte. Ogni anno, ogni giorno, persone da tutta l'India vengono a Varanasi per morire e per seguire il rito di passaggio che culmina con la cremazione del corpo in riva al fiume più sacro dell'intero paese. La salma viene avvolta da un sudario di colore tipicamente arancione se uomo, bianco se donna e viene benedetta immergendola sulle rive del Gange. E successivamente viene poi portata a riva e fatta asciugare sui ghat, le tante scalinate che caratterizzano la riva del fiume Gange a Varanasi. I assure you, don't. Per la cremazione viene utilizzato il legno di sandalo perché è molto caratteristico per l'odore che lascia quando brucia, che copre anche quello della salma che sta bruciando. Non possiamo fare a meno di notare il quantitativo enorme di chiatte che ogni minuto porta tonnellate e tonnellate di legna, appunto per sostenere il business, perché è quello che è, delle cremazioni. Ogni giorno a Varanasi, tutti i giorni, vengono cremate 250 persone. Il rito di cremazione viene eseguito dal figlio maggiore del defunto. L'incaricato si rade completamente la testa, indossa una tunica bianca e si immerge nel Gange per poi prendere il fuoco e accendere la pira che contiene il suo caro. Una pira mediamente brucia per circa 3 ore. Più è ricca la famiglia, più sarà la legna che potranno acquistare, più completa sarà la cremazione. Le salme delle famiglie meno fortunate, che non hanno abbastanza soldi per permettersi un quantitativo di legna sufficiente, potrebbero rimanere non completamente cremate. Una volta esaurito il fuoco, che la cremazione è avvenuta in maniera completa o parziale, viene impacchettato tutto e i resti vengono gettati nel Gange. Un fatto che io trovo molto interessante e degno di nota è che, secondo la credenza induista, le lacrime interrompono il viaggio del defunto verso la sua liberazione. E quindi le donne, custodendo la parte sentimentale dell'essere umano, tra virgolette, non sono ammesse alle cremazioni.
L'altro motivo è che in passato ci sono stati casi in cui le donne si gettavano sulle pire ardenti dei loro cari per il dolore. Insomma, una combinazione di questi due fatti ha fatto in modo che alle donne fosse completamente negata la partecipazione a questi rituali. Oggigiorno, con la modernità che un po' incalza ovunque, non so dirvi se questa cosa sta realmente cambiando. Allora, stiamo facendo un giretto sul fiume, non so se riuscite a sentirmi perché c'è il motore qua dietro il mio orecchio che fa un casino incredibile. E siamo sul Gange adesso, faremo un giro qua, aspetteremo il tramonto e assisteremo alle celebrazioni dall'acqua e poi il maestro ci porterà a Rio. Come il figlio. Solamente 5 eccezioni sono ammesse nella religione indù per non cremare i corpi ma liberarli e salvarli allo stesso tempo. Ovvero sono i bambini sotto i 12 anni perché loro sono già puri, le donne incinte, sempre per lo stesso motivo di prima, i sadhu, ovvero i sacerdoti, quelli come lui, e chi muore morso da un cobra o di lebbra perché entrambi questi ultimi sono manifestazione di Shiva. Signori, non pensavo di stare facendo, ma sto per bagnarmi nel Gange, cazzo. Eccoci qua. Sono qui adesso solo 2 metri per salire sulla barca. Vale. A posto. Al tramonto, l'intera città si raduna in uno dei ghat principali per partecipare alla cerimonia del Ganga Aarti, un rito eseguito da un gruppo di giovani pandit, che sono i sacerdoti vestiti di arancione, a ritmo di canti, campane e tanti oli profumati, rivolgendosi prima al pubblico che li guarda e poi al fiume. Il Ganga Aarti è uno dei rituali più antichi e tradizionali di Varanasi. Si svolge sia all'alba che al tramonto tutti i giorni dell'anno. E persone da ovunque vengono per guardarlo, sia dalla spiaggia della terraferma, sia dalle barche sul fiume. L'India è un posto che gode di una fama strana in Europa. Le persone sono divise in 2 categorie nette. Chi non ci andrebbe mai e poi mai e chi invece è estremamente curioso su questa nazione. Un posto pieno di contrasti e contraddizioni, dove da un lato la modernità e il progresso galoppano spediti travolgendo e lasciando indietro chi non riesce a rimanere al passo, e dall'altro dove la cultura e la tradizione rimangono un elemento forte e coeso e costante in tutti gli ambiti della società. Con le sue contraddizioni l'India ti sa prendere e stressare come si deve, per poi affascinarti invece con i suoi colori, l'architettura, il cibo e la gentilezza delle persone. Un posto troppo grande e troppo vario per essere visto con un unico viaggio, che meriterebbe un mese, se non di più, per percorrerla tutta dalle immense montagne dell'Himalaya del nord ai paradisi tropicali del sud. Grazie a tutti per chi ha seguito questa serie sull'India e ci vediamo con la prossima avventura su questo canale.